Tra i SUV segmento C c'è anche la nuova KG Mobility Corando, che adesso scopriamo insieme su Terzo Garage. Nuova KG Mobility Corando, un SUV segmento C, pienamente segmento C con i suoi 4,45 metri di lunghezza, che offre come punti di forza tanto spazio e anche una buona potenza secondo me. L'auto pesa circa 2 tonnellate ma scatta da 0 a 100 in 7,6 secondi, perché questo motore benzina turbo benzina 4 cilindri ha 163 cavalli di potenza e 280 Nm di coppia, che si sentono. Davvero la macchina viaggia bene quando anche in città, volendo, si debba scattare un semaforo. Quello che sentite è l'avviso di superamento della linea di mezzeria, che è uno degli ADAS presenti su questa versione. Gli allestimenti sono 4, partiamo con il Road, il Dream, l'Icon e il Premium. L'allestimento del modello in prova è Dream. Diciamo che già questa versione offre davvero tanti ausili alla guida. Abbiamo il cruise control normale, abbiamo l'avviso di superamento corsia, abbiamo anche il mantenimento di corsia, in più c'è la retrocamera di parcheggio, la frenata automatica d'emergenza anche per i pedoni e altri ADAS che rendono comunque la macchina completa. Grazie alla concessionaria Cuneo 3 di Cuneo per aver prestato questa Corando a Terzo Garage. Il frontale è disposto sostanzialmente su 2 livelli, divisi da questa fascia bianca di carrozzeria. Sopra abbiamo il gruppo dei fari full LED su questa versione, che sono raccordati da un elemento lineare cromato che punta, diciamo, esalta il marchio centrale, che è il marchio SsangYong, quello originale, adesso di fatto diventata KG Mobility. Poi abbiamo nella parte più bassa la calandra, anche qui divisa da elementi cromati, portatarga, e poi abbiamo questi particolari fendinebbia a 3 elementi, anche questi full LED. Su questo allestimento abbiamo cerchi diamantati da 18 pollici, mentre le fiancate sono rese più morbide e più mosse da questa particolare linea che corre lungo le porte, sopra la protezione grezza in plastica che circonda tutta l'auto e anche i passaruota. Anche dietro i gruppi ottici sono raccordati da questa linea cromata con al centro il nome dell'auto e hanno questo disegno molto particolare, possiamo definirlo quasi a freccia, sempre convergente verso l'interno. La posizione di guida è davvero molto alta, ovviamente in stile SUV, da qui si domina la strada, anche se l'auto ha dimensioni piuttosto importanti, si riescono a capire bene gli ingombri della macchina e la visibilità è molto buona. Abbiamo un ampio parabrezza davanti, la linea di cintura, pur essendo discretamente alta, lascia però spazio a finestrini abbondanti, perché qui abbiamo un'altezza di 1,63 m e quindi la superficie vetrata comunque lascia entrare molta luce. All'interno non si sentono scricchioli, la qualità costruttiva appare subito buona. Abbiamo questa plancia tutto sommato piuttosto alta, sotto la quale troviamo le bocchette
climatizzazione. Qui abbiamo il climatizzatore automatico bizona e sotto il display dell'infotainment. Qui ci sono materiali discretamente morbidi, comunque non rigidi, mentre la plastica sulle porte è un po' più croccante, però ripeto, gli assemblaggi sono buoni, non ci sono rumori molesti e tutto l'insieme rende l'abitacolo accogliente, funzionale e, come ho già detto, spazioso. Il cruscotto è un cruscotto digitale da 10 pollici 25 che offre davvero tante informazioni. Possiamo poi, attraverso i tasti presenti sul volante, andare a selezionare quelle che ci interessino di più. Il volante ha diversi tasti funzione, abbiamo sulla sinistra quelli relativi all'infotainment e al telefono, sulla destra abbiamo quelli relativi al cruise control, al limitatore di velocità e anche la possibilità di selezionare la videata che vogliamo visualizzare sul cruscotto digitale grazie a questo tasto che adesso noi andiamo a provare per mostrare quante possibilità di personalizzazione del quadro ci siano. Vedete, qui abbiamo un'altra grafica. Qui abbiamo il mantenimento di corsia in stand-by, perché noi possiamo andare sempre da questa pagina a impostare i diversi ADAS e anche il display e altri settaggi del veicolo. La plancetta dedicata al climatizzatore bizona è davvero comoda perché abbiamo tanti tasti fisici e tra l'altro volendo possiamo anche andare a verificare sul display dell'infotainment come sia impostata la temperatura, e poi abbiamo due rotori, uno attivabile a sinistra per il conducente e l'altro invece per il passeggero, che così si possono impostare la temperatura da loro preferita. Le due modalità che possono essere impostate da questo rotore di fatto vanno a influire sulla rigidità dello sterzo. Con la normal abbiamo uno sterzo un po' più morbido, un po' più leggero, mentre con la sport abbiamo un volante un po' più rigido per quando vogliamo magari affrontare percorsi più in velocità, magari pieni di curve. Abbiamo anche la versione GPL, sempre sulla base del 1500 benzina, e anche la versione diesel. In realtà il diesel non sarà prodotto ancora per molto perché è in arrivo l'elettrico. È facile accomodarsi dietro sia per l'altezza della macchina sia per l'ampiezza dell'apertura delle portiere. Lo spazio è davvero tanto. Il sedile mio è regolato sulla mia altezza, io ho ancora 10-12 cm rispetto alle mie ginocchia, io sono alto 1,90 m e sulla testa ho ancora 4 dita buone. Qui c'è posto sicuramente per 2 adulti, probabilmente anche 3, perché la parte centrale del divanetto è molto liscia e quindi non ruba spazio, diciamo. Il tunnel centrale è un pochino rialzato e allora magari chi siederà in mezzo avrà qualche, leggera difficoltà a muovere i piedi, però sicuramente la parte posteriore dell'auto è molto accogliente. Così come succede davanti, anche le portiere posteriori offrono ampi spazi per riporre oggetti. Dietro i sedili abbiamo queste tasche che possono accogliere fogli, libri oppure anche smartphone. Il bagagliaio ha l'apertura meccanica normale, offre però una grande capacità. Qui abbiamo 551 litri di capacità, appunto, che diventano quasi 1300 abbattendo i sedili posteriori. E poi abbiamo anche qui la possibilità di dividere in scompartimenti grazie al pianale separato e quindi anche la possibilità di, organizzare meglio il carico. C'è una rete che ci può servire, grazie ai ganci presenti, a organizzare meglio la disposizione dei bagagli e per tenerli fermi.
abbiamo detto, qui abbiamo un cambio 6 marce manuale, un cambio tutto sommato fluido con la prima e la seconda, almeno all'inizio forse ci si impunta un pochino, bisogna semplicemente prenderci la mano, mentre nelle marce successive non c'è nessun problema per gli inserimenti. La potenza di questo 1500 benzine, soprattutto la coppia 280 Nm, si sente soprattutto quando si hanno le marce molto basse, prima e seconda, e si vuole andare a far scattare la macchina, che nonostante il peso va via molto bene, anche premendo poco l'acceleratore. Sulle marce successive conviene invece spingere un po' di più sul pedale per avere comunque la stessa, come dire, impressione di scatto. Con un motore così potente e con uno spazio così ampio a disposizione costa 28.440 euro. Il modello base di questa Corando, la Road, costa 25.940 euro, si arriva fino ai 39.440 della Premium GPL benzina con trazione integrale e cambio automatico. Tra gli ADAS che non ho citato ci sono anche gli abbaglianti automatici, che secondo me sono uno degli ADAS appunto più comodi, perché di sera non impongono di dover smanettare sulla levetta dei fari. E una cosa che mi piace anche è l'assetto, la macchina non è troppo morbida, non è molle, nelle curve non si siede, e questo fa sì di poter affrontare anche percorsi un pochino più impegnativi con sicurezza. I consumi dichiarati sono di 7,6 litri per 100 km. È una macchina pesante, ha un motore potente, però, come abbiamo anche già detto, ci sono le versioni di allestimenti con la variante GPL per chi dovesse fare tanti chilometri, quindi avere necessità di maggiore economia di gestione relativamente proprio al consumo di carburante. E anche stavolta per questa HG Mobility Corando è tutto, spero il video vi sia piaciuto, magari lasciate un like e iscrivetevi al canale. Alla prossima, buoni chilometri a tutti, ciao!